Il tempietto di San Pietro in Montorio, realizzato da Donato Bramante a Roma intorno al 1502, è considerato un capolavoro dell'architettura rinascimentale nonostante le sue ridotte dimensioni. Commissionato dai re cattolici di Spagna, Ferdinando e Isabella, il tempietto segna il luogo tradizionale del martirio di San Pietro. Questa struttura è spesso vista come un punto di riferimento nell'architettura per la sua perfetta simbiosi tra i modelli dell'antichità e le innovazioni rinascimentali. Bramante trasse ispirazione dai templi classici romani e dalle strutture funerarie lungo la Via Appia, combinandole con l'idea cristiana del reliquiario. L'uso dell'ordine dorico, caratterizzato da colonne robuste con entasi e un fregio alternato di metope e triglifi, richiama l'estetica dell'antica Roma, mentre il pavimento a mosaico evoca le prime basiliche cristiane. La sua aura di antichità non dipende solo dalla forma, ma anche dall'utilizzo dell'ordine dorico, che comprende le colonne con l'entasi e il fregio che alterna metope e triglifi. La sua struttura, nonostante le piccole dimensioni, offre una straordinaria impressione di monumentalità. L'edificio acquisì immediatamente una sua legittimità come canone progettuale e, come se lo fosse davvero, fu inserito nell'elenco dei monumenti dell'antichità. La struttura, originariamente concepita per essere circondata da un cortile circolare, comunica una monumentale grandezza, stabilendo un dialogo tra la forma e l'ambiente circostante che amplifica la sua presenza scenica. Innovativo per l'epoca fu anche l'uso di materiali di recupero, come i fusti in granito delle colonne, che furono probabilmente riutilizzati da edifici antichi, conferendo autenticità e continuità storica all'opera. Le colonne impressionarono i contemporanei per il fatto che proporzioni e profili dei capitelli e delle basi fossero inequivocabilmente antiche. Bramante fu uno dei primi a comprendere e a replicare correttamente il fregio dorico. Sostituì i simboli pagani dello scheletro bovino con gli strumenti della liturgia cristiana. Probabilmente si ispirò al fregio dipinto da Filippino Lippi nella cappella Carafa. Bramante inoltre integrò elementi moderni come la balaustra, aggiungendo un tocco rinascimentale che non trovava corrispondenze dirette nell'architettura classica. L'impatto del tempietto sulla cultura architettonica è stato profondo, divenendo un modello di riferimento per le future generazioni di architetti, tra cui Andrea Palladio, e consolidando il ruolo di Bramante come uno dei pionieri del Rinascimento italiano. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!